Nuova settimana, nuovo immancabile weekly. Ragazzi, come state? Spero che vada tutto per il meglio. Io devo dire che questa settimana mi ha lasciato un po' di strascichi, più per questioni extra lavorative che altro. Diciamo che arrivo a questo sabato, che per me è come sempre venerdì sera, con un filo di affanno. Ecco, mettiamola così. No, allora, ci sono tante cose da dire per cui parto. Settimana di generalmente un po' polemiche, discussioni. Allora, è stata la settimana in cui si è chiusa la serie su The Last of Us e c'è stato tanto da parlare, abbiamo parlato tanto e per fortuna, barra purtroppo, se ne riparlerà fra un paio d'anni. Diciamo che anche la scelta della tempistica con cui distribuire, sviluppare e produrre questa serie non è delle più lungimiranti e adesso rimarremo appesi per appunto un paio d'anni probabilmente prima di sapere il modo in cui continueranno a reinterpretare questa storia. Ma appunto di The Last of Us abbiamo parlato, forse potrebbe essere, come avete suggerito, una bella occasione per ripercorrere un po' e assegnare un voto. Io non ho mai dato un voto a The Last of Us parte 2, potrebbe essere un buon momento, anche perché appunto nell'ultimo periodo poi l'ho anche rigiochicchiato parecchio ovviamente per parlare bene della serie. Avevo bisogno di rinfrescarmi su certe cose, qui ho avuto modo di riprendere parecchio contatto col gioco, quindi potrebbe essere un buon momento. Ma per quanto riguarda le recensioni in arrivo, vi comunico con gioia che il testo della recensione di Lords of the Fallen 2.0 è pronto. Non sarà una recensione lunga, ragazzi, perché comunque parliamo di un gioco trattato, ritrattato, ne abbiamo parlato 1000 volte, quindi sarà credo breve, spero di cavarmela con una decina di minuti abbondante. Però ecco, ci tengo a tornare da voi visto che è tanto che aspettate e spero di farlo entro la Summer Game Fest. Alla fine non dovrebbe essere un lavoro lungo tra registrazione e montaggio, quindi aspettatevelo magari inizio settimana. Sì, probabilmente già lunedì forse riuscirò a tornare da voi. Quindi così chiudiamo anche una cosa che era rimasta in sospesa. Ma questa settimana è stato anche il momento di Night Train. Allora, avrete già visto a questo punto la pre-recensione fatta a tempo di record. Diciamo che il fatto che il gioco si sia sbloccato alla mezzanotte di venerdì è stato un salvavita, perché ho fatto praticamente 6 ore filate dalla mezzanotte in su e poi durante la mattinata e il pomeriggio ho messo insieme altro per chiarirmi le idee. Una pre-recensione che per fortuna fotografa un prodotto in evoluzione. Sono stato molto caustico, che poi caustico, ragazzi, io so diretto più che caustico. Spero di essere stato utile. Tenete presente, come però vi ho detto, che quello che ho detto lì fa fede a adesso. Si parla già di patch in arrivo nei prossimi giorni. Speriamo che rendano rapidamente vecchia quella pre-recensione, così che si possa tutti sorridere per i pregi del prodotto e non tanto soffermarci sulle cose che non vanno come dovrebbero. Però ecco, spero di poter seguire assiduamente lo sviluppo, di potervene parlare. Grazie anticipatamente, anche se non so come sarà andata questa recensione, perché sta in rendering in questo momento. Quindi insomma, spero che sia andata bene, spero che l'abbiate apprezzata nei contenuti, quello è la cosa che mi interessa. Però ecco, tenete presente che ne riparleremo senza dubbio. Poi, questa settimana ho quasi finito i video vecchi, cioè registrati nel vecchio studio. Ne mancano 3, se non sbaglio. 2 fatti con Elisa, non vi dico di cosa, ma potrete immaginare. Erano dei riempitivi in caso di crisi, che poi non c'è stata, quindi ce li ho lì. Appena c'è un momento di relax e di buco, diciamo, li potrò pubblicare. Abbiamo avuto questa settimana, però, anche il grande ritorno di Formula 1. Allora, c'è stato un primo contatto col gioco. Spero di aver modo di approfondire, anche perché per ora sto col trial, non ho avuto modo di metterci mano oltre quello che avete visto. Spero sempre di trovare, ma in questi giorni, ragazzi, come vi dicevo nel video, non aspettatevi serie in questo momento perché non ce la posso fare. Abbiamo veramente troppe cose in ballo. Lunedì? Il 2 quando è? Scusate, il 2 è? Lunedì esce la demo di Hell Us, tra le altre cose. Un'altra cosa che si aggiunge a tutto il mare magnum di impicci da gestire, quindi non è il momento ideale, però magari finita la Summer Game Fest, luglio inoltrato, dopo Death Stranding, perché prepariamoci, tra un po' arriva pure quello, insomma
tante cose stanno bollendo in periodo. Avrei voluto dedicare più tempo a Formula 1, ma è un periodo, ragazzi. Peraltro, da quello che ho intravisto, da quello che mi hanno detto parecchi amici che sono fissatissimi, non c'è stata sta rivoluzione. Sì, hanno migliorato alcune cose, però ci sarebbe ancora tanto da rinnovare un po', come poi ci sarebbe per FC25, ora arrivo anche a quello. Però insomma, sappiate che sto e stiamo cercando di fare il massimo con il tempo a disposizione e gli impicci che la vita ci offre, e quindi insomma ce la stiamo mettendo tutta, ragazzi. Più di questo in questo momento non si riesce a fare, tant'è che Summer Game Fest, salvo colpi di scena, la seguiremo in diretta, anche perché siamo stati un po' latitanti nelle live negli ultimi giorni. Tra l'altro oggi forse mi troverete in live perché c'è un video a cui devo fare una reaction, mi avete segnalato in tanti, è meraviglioso, non vi dico di cosa, tanto credo che lo rivedrete qui sul canale dopo che l'avrò visto. Non l'ho ancora visto, so dell'esistenza, l'ho visto fisicamente su YouTube, ma non l'ho ancora aperto, quindi è una cosa che voglio fare in live. E la potrei fare proprio oggi, nel pomeriggio, quindi eventualmente se siete a casa e non state in giro a far danni, fate un salto se vi va. Però ecco, tenete presente che sono probabilissime le live sulla Summer Game Fest, anche perché gli orari non sono così proibitivi, si parla delle 11, quella del 6 se non sbaglio, e alle 7 di sera quella di Xbox, che sono le due principali. Le altre magari ne parleremo, ma non voglio farci contenuti specifici a meno che non esca. Cioè preferisco affrontare gli argomenti, gli annunci singoli, parlando delle cose che ci interessano, piuttosto che fare l'eventone 12 ore di diretta per poi, cioè, sapete che io ho un altro modo di lavorare. Quindi, però comunque evento che seguiremo nel dettaglio, nei limiti di quello che sarà possibile fare. Però ecco, credo che ci saranno tante belle cose di cui parlare, ma proprio tante, per cui tenete d'occhio comunque l'evento, ecco, che lo facciate qui, che lo facciate altrove, ma tenetelo d'occhio, perché secondo me ci sarà di che godere parecchio. Vi volevo dire, tra le tante cose, allora di Night Train io vorrei anche riparlare poi nei prossimi giorni, se ci sarà così, magari fare una run online, farci una partita in live, non lo so, devo riuscire a bilanciare un po' di cose che si sono accumulate, ma soprattutto extra lavorative purtroppo, quindi so giorni un po' complessi, ma li gestiamo, don't worry che li gestiamo. Abbiamo la Juve stabile in chiusura di serie. Allora, io vi dico la verità, ho una mezza idea di, chiusa la serie che ormai credo manchino 3 episodi, di fare il che fine hanno fatto, e poi incredibilmente vorrei fermarmi un attimo per riordinare un po' le idee. Allora, io, come vi ho anticipato la settimana scorsa, sto scrivendo un po' tutto quello che sarà la prossima stagione del canale, quindi da settembre in poi idealmente, tra cui c'è anche la serie appunto di FC26, anche se il gioco non ho idea di come sarà, però io sto buttando giù le mie idee, la mia struttura della nuova carriera, anche perché parto dal presupposto che tanto il lavoro lo dovrò fare io come al solito, perché nel gioco troverò pochi spunti. Siccome ho tante idee, tante, e spero anche interessanti, vorrei giocarmene qualcuna per provarla magari già in estate, ma non lo so. Cioè, per certi versi potremmo fare qualcosa che con FC25 abbia poco a che fare, potremmo riprendere qualche gioco vecchio, non lo so. Però ecco, nella fase di Summer Game Fest credo che faremo una pausa con FC e i calcistici in generale, magari andiamo a rivedere un po' UFL che fine ha fatto, però non vorrei sobbarcarmi progetti impegnativi in questi 20 giorni che ci aspettano, perché avremo tante cose di cui parlare. Poi esce Death Stranding 2, c'è chi chiede la serie, ragazzi, io sarei la persona più felice del mondo insomma, se avessi modo di realizzare questa serie, ma ho un paio di incognite che vi comunico serenamente. La prima è la piattaforma, lo sapete, è una piattaforma molto poco, come posso dire, fertile per quel tipo di contenuti, ormai lo sapete, ve lo stanno dicendo tutti, ve lo dico anch'io, è l'amara verità, ragazzi. Anche perché ormai chi vuole seguire le serie va sulla piattaforma in cui si fanno le live e nell'arco di una giornata si vede tutto il gioco. Purtroppo ormai è così, quindi si è perso un po' contatto con la serie vecchio stile fatta su YouTube. Senza contare il fatto che in questo momento il canale va bene, stiamo facendo buoni numeri, per l'ennesimo mese, salvo colpicina, saremo primi a livello numerico come soglia di traffico per quanto riguarda la critica di settore. Vorrei mantenere questo momento
golden, senza dare una botta all'algoritmo, visto che sembra che le cose siano, a parte qualche video che sparisce ogni tanto, che non va arriva, che i feed scompaiono, ma nonostante quello il canale va. Quindi, senza contare il fatto che Death Stranding 2 si prospetta un gioco da 70 ore, dicono, e ragazzi, 70 ore di gioco distribuite in una giornata in cui io posso farne alcune anche mentre sto mangiando, spuntini vari, stravaccato sul divano, sono una cosa. 70 ore di registrazione a schiena dritta, luci sparate, sono un'altra cosa. Quindi i tempi si allungherebbero molto di più, la recensione arriverebbe molto più lontano, la pre-recensione sarebbe molto più distante, mi dispiacerebbe su un gioco così. Dovervene parlare a ritmi così bassi, così lunghi, senza contare che il gioco da 70 ore equivale a serie da 100 episodi, grosso modo. Io poi non odio rusharla sta roba, quindi sarebbe una cosa con i miei ritmi, è difficile ragazzi, senza contare che purtroppo è un periodo in cui ho un po' di impicci extra lavorativi e quindi non sempre sarei certo di poter dedicare quel tot di ore in orari in cui posso registrare, cioè sarebbe tutto molto complesso. Spero in colpi di scena incredibili, cose che mi facciano dire ma sì, però è 90% no, 10% sì, ecco, non vi voglio creare false speranze, odio prospettarvi cose che non l'ho mai fatto e mai lo farò, quindi sappiate che è così, però non lo escludo, ma è molto improbabile. Per il resto, ragazzi, credo di avervi detto tutto, incredibilmente in tempi neanche troppo lunghi. La prossima settimana, ripeto, sarà una settimana molto tosta, molto impegnativa, quindi sappiate che arriverà probabilmente parecchia roba, spero di non ammorbarvi, ecco, mettiamola così. E un grazie collettivo rivolto a chiunque ascolti questo weekly, anche appartenente magari ad altri canali, perché magari c'è chi sta su Casa dei Falchi e poi si sente comunque il weekly. Un grazie collettivo perché anche su Casa dei Falchi stiamo facendo dei numeri ultimamente che sono sorprendenti e onestamente non me lo aspettavo. Io non mi aspetto, forse a me è quello che mi salva, io non mi aspetto mai niente, per quello che non me lamento mai della piattaforma, delle cose, io non mi aspetto mai niente. Quello che arriva è benedetto e ce lo prendiamo con gioia. Quello che non arriva si lavora per farlo arrivare. Io la vedo così, ecco. Però ognuno poi la vede a modo proprio. Comunque ragazzi, questo è, io vi ringrazio per tutto il supporto che state dando al canale, per tutto quello che state facendo, veramente è un periodo sorprendente e nonostante non tutto in giro, in generale sorrida, devo dire che quello che abbiamo qui, questa community, questo progetto è una delle cose che più mi fanno sorridere in assoluto e che mi aiutano anche in certi momenti a ritrovare quel sorriso, quindi grazie veramente, perché non è scontato né tantomeno dovuto da parte vostra, quindi niente ragazzi. Questo è quanto, vi mando un abbraccione, mi raccomando fate i bravi, ci vediamo sabato prossimo, sapete, c'è Weekly, oggi probabile live e tanto qua mi trovate. Un abbraccione.